Camminatori, oggi parliamo di una delle mie tende preferite per due persone, la Salewa Micra 2. È una tenda resistente di qualità, ma prima di passare alla poesia dei dettagli, passiamo alle cose pratiche, cioè quanto costa. Ho controllato proprio oggi il prezzo su Amazon e la trovate a 117 euro, vi metto qui il link in descrizione. Io la pagai più di 200 euro qualche anno fa, maledetti! Rientra nella categoria delle ultraleggere con i suoi 2 kg e 300 grammi. Anzi, leggerissima. Ok, ce ne sono anche di più leggere rispetto a questa, ma come rapporto qualità-prezzo credo che è difficile trovare di meglio, anche perché dividendola dovreste portare 1 kg e 150 grammi a testa, che non è tantissimo. Cosa importantissima che mi piace tantissimo di questa tenda è che è autoportante, vuol dire che ha dei pali che sorreggono l'intera struttura, cosa che ci permette di piazzarla praticamente dovunque anche senza picchetti. Però mi raccomando, se c'è vento metteteli i picchetti, sennò fa l'effetto aquilone e non va bene. Ma iniziamo a vedere che cosa troviamo nella confezione. Ed abbiamo il sacchetto con la paleria, sono 2 pali, uno grigio e uno verde. E mi dispiace per i daltonici. Il sacco interno, la cover antipioggia, il sacchetto con i picchetti ed un sacchetto con il kit di riparazione molto utile. Ne ho già parlato in un altro video, se ve lo siete persi andatevelo a recuperare. Come riparare una tenda. Ma bando alle ciance, è arrivato il momento di montare questa tenda e mentre io la monto tu iscriviti al canale e mica vuoi stare là a non fare niente a guardare mentre io lavoro. Basta che clicchi qua sopra su. Allora, il primo passaggio è quello di stendere il telo antipioggia. Io l'ho picchettato perché, come potete vedere, c'è un po' di vento, quindi non volevo corrergli appresso. Qui abbiamo i 2 bastoni, uno verde e uno grigio. Volevo solo farvi vedere una cosa al volo. Per semplicità, dopo aver sistemato i bastoni, abbiamo 2 fessure qui nella parte superiore, queste qui con questa retina. Una ha un'imboccatura verde, come potete vedere, mentre l'altra ne ha una grigia. Indovinate un po', in quella grigia metterete quella grigia e in quella verde metterete quella verde. Il magico mondo della Salewa. Una volta infilati i bastoni nella retina, l'unica cosa che dovrete fare è quella di fissare le punte in queste asole qui, facilissimo, ai 4 angoli. E voilà, la vostra tenda avrà già la forma iniziale. Ultima cosa, attaccate questi meravigliosi gancetti. Con questi pochissimi passaggi la vostra tenda è praticamente già pronta. Cioè, se è una bella serata con poco vento e non avete problemi di privacy, visto che avete questa bella retina superiore, potete tranquillamente lasciarla così e dormirci dentro. L'abbiamo provato, l'ho provato di persona, ci si dorme benissimo. Quindi ora andiamo a mettere anche il telo antipioggia in modo tale che avremo una visione completa del tutto. Posizionate il telo sopra la tenda e dovrete andare a agganciare questa le 4 estremità della tenda, hanno lo stesso foro del sacco interno. Dovete semplicemente andarlo ad incastrare sotto il picchetto e andare a regolare il resto tirando questa cinghia qui. Dovete far combaciare questa parte grigia con la parte superiore, regolatevi grazie a questa. Voilà, la vostra tenda è pronta. Ho aggiunto soltanto un picchetto qui davanti per il patio, la verandina, in modo tale che venga tutto teso e possiamo posizionare la nostra attrezzatura lì sotto.
e soprattutto ricordatevi di piazzare il picchetto posteriore qui dietro, perché questo vi permetterà di avere una buona areazione. Abbiamo anche su entrambi i lati due finestrelle che possiamo tenere aperte o chiuse, c'è una zip, abbiamo anche la zip addirittura interna se vogliamo lanciare fuori qualcosa durante la notte senza uscire, e questo ci permette di avere veramente una grande areazione, non avere nessun problema di condensa. Sotto questo punto di vista è spettacolare questa tenda. La verandina si apre, si può arrotolare come quasi credo tutte le tende del mondo ormai hanno un elastichino, con una mano è difficilissimo. E dai! So che vi sto facendo venire il mal di mare, però ragazzi con una mano è difficilissimo. Ok, altra cosa, se volete assicurare ancora meglio il telo esterno, io l'ho fatto solo quando c'era veramente tanto vento, ma potete anche attaccare questo velcro alla paleria del telo esterno. Qui abbiamo lo spazio per mettere gli scarponi, lo zaino se lo volete lasciare fuori, ma entriamo dentro la nostra meravigliosa tenda. Madonna come l'ho picchettata male. E sono steso all'interno della tenda, lo so che è tutto verde, sembrano gli X-Files, ma è perché c'è sole e la tenda è verde, non ci posso fare un granché. Come potete vedere però c'è un sacco di spazio, posso addirittura stendere il braccio, qui c'ho ancora spazio, volendo posso anche stringermi un po' di più. Abbiamo un catino interno, ci si può stare anche tranquillamente seduti. Ma quando registro col telefono non so mai dove guardare, perché la fotocamera sta di là, però il video sta di qua. Vabbè, comunque avete capito. Avete 2,10 m di lunghezza per 60 cm di larghezza, quindi se non siete dei culturisti, volendo ci state anche dallo stesso lato, se no vi dovete mettere come le sardine, cioè testa e piedi, è facile. In conclusione ragazzi, questa tenda mi ha accompagnato per 3000 km in alcuni dei viaggi più belli a piedi fatti nella mia vita, l'ultimo dei quali è stato da Durazzo a Sparta. Ha resistito a rocce, intemperie, pioggia, vento, ha un'ottima areazione in estate. Non è una tenda adatta a condizioni estreme, ma va bene per tutto il resto. Ma senza offesa, tu che stai guardando il mio video, non penso che stai progettando un'escursione invernale sul K2. Entrate nel team dei camminatori cretini, commentate, mettete un like, iscrivetevi al canale e soprattutto ricordate, se sei talmente libero da sembrare cretino, sei pronto a metterti in cammino. Ciao!